Buongiorno, oggi grazie a BMW Italia vi porto a scoprire la BMW K1600 GT. Quando si raggiungono certi livelli si esige il massimo e BMW su questa ammiraglia, che ha ovviamente pochi altri competitor, non si tira certo indietro. Motore 1649 cm3, 180 Nm di coppia, una sella regolabile che nella posizione standard è a 810 mm da terra, un serbatoio da 26,5 litri e una dotazione tecnica che, come BMW ci abitua, può portare chi si avventura nel configuratore online a perdersi tra le tantissime opzioni, ma è facile farsi prendere la mano e il prezzo, che di partenza è fissato in 28.980 euro, nella variante Style Option 719 si raggiungono già i 32.000 euro e con pacchetto Touring e Comfort si raggiungono i 34.590 euro, ma basta aggiungere il top case e così si superano i 35.700 euro. Ma adesso basta chiacchiere e andiamo a bordo per cercare di capire come va questa ammiraglia. Iscrivetevi al canale e mettete un like, grazie. Buongiorno ragazzi, guardate dove sono. Evento BMW, vi dico, già organizzato benissimo. Siamo a bordo di una nave BMW K1600. Purtroppo oggi dobbiamo attenerci alle loro regole, ma insomma li ringraziamo perché questo giro appunto è offerto proprio da BMW, bastava registrarsi sul sito, credo che ci sia anche in altre città, e io oggi ho voluto guidare su una moto che insomma è una nave. Un motociclista deve provare più esperienze possibili, perché non provare una moto che non è un record, perché abbiamo anche Triumph che ha cilindrata maggiore, però insomma questo è un 6 cilindri ragazzi, quindi mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, hashtag anche BMW, ragazzi, pochi metri, e vi dico la verità ragazzi, faccio recensioni così per gioco, tutto quello che volete, ma prima di salire su questa moto ho proprio chiesto: ragazzi, io la guido, ma prima potete farmi provare a salire, a vedere se riesco a tirarla su dal cavalletto, perché non l'ho mai fatto e non sapevo ovviamente cosa aspettarmi. E vi dico la verità, in realtà non vi dico che è leggera, è chiaro che è pesantissima, pesa 340 kg, 350 con il pieno di benzina, ma chiaramente guardate che equilibrio dinamico che ha, frizione che stacca, vi dico già che stacca un po' avanti. Abbiamo 180 Nm di coppia, questa è equipaggiata con blipper, optional 719, mi sembra che si chiami così, proprio come sul GS. È una moto che parte a listino da 29.000 euro. Questo qua è il tastino. Lei non ha bisogno del tasto hamburger, lei ha i tasti come ha il GS 1300. Abbiamo i tasti su questo lato qua della moto che sono personalizzabili, e poi abbiamo direttamente un bel tasto dove possiamo andare a regolare il parabrezza. Dai primi metri posso dirvi che sembra veramente facile, una bella posizione, una sella comodissima, e i cambi marcia è come se non esistessero, vi giuro, è come se non esistessero. Abbiamo il cardano, abbiamo quadrilatero anteriore, è talmente lineare che voi fate fatica, inizialmente adesso io ho fatto fatica a sentire la spinta del motore, perché ha una linearità che è, ragazzi, d'altronde un 6 cilindri in linea, fino a 2-3 mila giri voi non lo sentite neanche girare. La posizione all'optional può avere con la stessa sella alta o sella bassa, questa è l'unica cosa. Non so tante cose ovviamente di questa moto, potete ben immaginare che non è il mio settore, ma ehi, quante persone possono dire che questo è il proprio settore? Non molte, perché non è che se ne vedano così tanto. Non penso che BMW proprio punti su questa come regina delle sue vendite. Avete le gambe che sono abbastanza raccoltine, pensavo che ci fosse un po' più di spazio tra le pedane e la sella, e dovrebbe avere anche la sella in posizione alta. Allora, non mi fa impazzire il settaggio di questa moto in road, perché la sento abbastanza gommosa, un po' come capitava sul vecchio 1250 GS, e adesso poi proveremo a metterla in dynamic. Dopo i 2 gradi 3 di inclinazione si inizia ad avvertire il peso, che è qualcosa veramente di inquietante.
se pensiamo cosa abbiamo sotto, ma fortunatamente il baricentro, anche se non è un boxer, i cilindri sono girati, sono posizionati bassi e comunque ruotati molto in avanti, quindi grazie a Dio è pensata per ovviamente essere guidata anche da una persona che è un fuscello come me, 1,70, e vi dico che a usarla così vi mette, direi, meno in soggezione delle enduro moderne. Lo so che vi fa strano, anche se ci sono questi sorta di semimanubri, la posizione è abbastanza comunque naturale, si è molto dritti e è veramente una moto che ispira voglia di viaggio, ma anche voglia di flow che purtroppo non credo che riusciremo a trovare oggi, perché è un giro, come vedete, intervallato, siamo tanti, tante moto, quindi sarà molto difficile. La strada che andiamo a fare è la stessa che facciamo praticamente sempre. I cambi marcia sono veramente libidinosi. Volevo alzare un po' la radio per farvi sentire un po' di musica anche a voi. È imbarazzante quanto è bilanciata, si sente un po' il cardano su questa rispetto al 1300, al GS 1300. Non è fastidioso, lo gestite perfettamente, ha un'erogazione veramente dolce. Adesso ci siamo spostati in mappa Dynamic. Veramente difficile commentare questa moto, però se io avessi un garage infinito, vi dico la verità che forse o questa o la Goldwing. Chiaro che se dovessi fare non so per che giri la vorrei usare, ecco. Se mi vedessi andare per esempio in Ucraina a casa dei genitori di mia moglie e volessi fare molte strade scorrevoli senza stare a perdere troppo tempo, chiaramente stiamo parlando di cose ipotetiche che non avverranno mai e che probabilmente anche persone molto abbienti magari non farebbero, perché comunque non si prenderebbero una quarta moto per usarla per 2 occasioni, magari in 5 anni, cosa ne so, perché potrei usarla quando è che potrebbe usare una moto di questo tipo? Boh. Sì, se vuole fare un trasloco, se vuole prenderla per insomma. Comunque è un po' come sulle GS, soprattutto quello vecchio, è chiaro che non avete una gran percezione di cosa avviene, quadrilatero anteriore, e insomma non è che si senta, però sono quelle moto che si capisce infondono fiducia, poi il bilanciamento che regala, bilanciamento sia di motore, quindi meccanico, che sia di queste masse così, che non puoi, capisci che non puoi andare contro di loro, devi andare con loro. È un concetto che, se non avete mai provato una moto pesante, zona di calzata non è neanche così larga, se avete provato mai una moto così pesante magari non è facilissimo da comprendere, ma non potete. L'ho visto prima e mi sono dovuto scansare da un autobus, quando c'era prima un autobus, e voi non potete pensare di farle voltare direzione come su una multistrada. Come farò a fare questa svolta? Perfettamente a mio agio, frizione in mano che non serve neanche, la rilasciamo subito. Cioè lei è paccioccosa se non gli si tira il collo, chiaramente, però è comunque filtrata, ragazzi. Un 6 in linea, abbiamo l'1 che è brusco tendenzialmente, il 2 dipende dai modelli, però abbastanza brusco ancora, poi il fronte marcia un po' meno, un V L90 un po' di più, 3 cilindri fluido, il 4 ancora di più tendenzialmente, dipende anche un po' dalla fasatura, e poi abbiamo il 6 è burro. Se già il 4 è burro, il 6 è burro sciolto. Protezione aerodinamica, devo veramente dirlo, è eccellente, veramente, anche le gambe perfettamente coperte.
Vediamo se riusciamo a fare una curva, ragazzi. Vediamo se riusciamo. Mamma mia, ragazzi, riuscire a far allungare sto motore. Cosa non è dopo? Che stabilità! Frenata mi piace anche, molto modulabile. Ragazzi, è una guida quasi sportiva. Aria, non avete percezione di aria mai da nessuna parte. Adesso qua rallentiamo un po', far arrivare gli altri. Eccoci, ragazzi, per i saluti. E che cosa mi ha lasciato questa moto? Beh, mi ha lasciato eleganza, ve la posso dire così, elegante. Avete questo motore di un lineare, di un pulito, con un'erogazione così pulita, piena, non c'è neanche, sembra che non esista motore, sembra quasi elettrico, veramente. Io ho fatto le uniche 2 curve che ho fatto, le ho fatte leggermente cercando un pochino di caricare la posizione, un po' estremizzandola per cercare di capire un po' la reazione della moto, chiaramente. Ma è difficile veramente, è proprio, se non avete mai provato una moto così è difficile farvi capire che cosa regala, che cosa dà. Frenata combinata che è veramente perfetta, non la sento. È una moto che ti invoglia proprio a essere guidata per ore e ore e ore e ore, ma cosa dico ore, giornate intere. Certo, il mono, ragazzi, io me lo aspettavo che un pochino copiasse meglio, devo essere sincero fino in fondo. L'unico difetto, diciamo, che trovo a questa moto è questo mono, che è un po' gommoso e sulle piccole cioè i mappa road, mentre invece il cambio, che non è velocissimo, non è un cambio sportivo, non è super veloce, ci sono cambi più belli, ma questa moto chiaramente non è da guidare su queste strade e non è da guidare come la sto guidando io, come in quelle 2 curve che l'ho guidata io. Ho cercato soltanto di capire un po' le reazioni, posso definirvela burrosa, posso definirvela infinita, posso definirvela fluida, ma anche facile tenendo conto, ragazzi, se voi mi dite vabbè, allora anche come prima moto, no, cioè no, come prima moto no. Cioè bisogna un attimino capire che ha 180 Nm di coppia, 160 cavalli e pesa soprattutto 350 kg. Però poi voi la guidate ed è un giocattolo, fluida, facile, burrosa, elettrica, ma non sentite. E poi la cosa è che devi guardare le marce. Io adesso ero in quarta, non me ne sono neanche accorto. Te ne accorgi perché magari stai frenando di più, perché non hai freno motore, perché il motore gira 1000 giri, e allora dici forse sarà il caso che cambio. Guardate che bella immagine che vi regalo di Genova. Siete contenti che vi regalo questa bella immagine di Genova? Ragazzi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, mettete un like, fatemi sapere se vi è piaciuto anche questo test demo ride. Oggi non siamo stati soli, abbiamo anche Salva con il suo bimbo, che non è con la BMW ma è con la sua moto personale, che voi avete anche visto sul canale. Se mi conoscete bene sapete anche che moto è la moto di Salva. Però ovviamente il bambino Federico è minorenne e non ha potuto prendere parte al test. 22 gradi, giacca di pelle e talmente riparata dall'aria che ho caldo, molto caldo. Mi sembra che ce ne siano 30, ma il motore mi sembra veramente molto ben coibentato. Parlerei di coibentazione come su un'automobile. Questo telaio in alluminio a doppia culla,
ecco, a 1500-2000 sentite, se parzializzate appena, sentite l'albero, sentite che c'è un albero di trasmissione, non c'è una catena. Non vi ho parlato dello schiumato della sella, questa è l'optional 719, non mi piace il colore, marrone non mi piace, la vedo su una custom, non su una moto di questo tipo. Tantissimo spazio, tantissimo, libertà di movimento estrema. Vedo un po' male una persona alta 1,90 su questa moto, perché le gambe ce l'avete veramente in bocca. Per alcuni versi la, diciamo, facilità, plasticità di guida mi ricorda un po', ripeto, cercate di capire la similitudine che sto andando a cercare, un po' uno scooter, perché non potete chiedere le reazioni da moto fino in fondo. Cioè sì, in quelle 2 curve che ho fatto, che ho accennato, ho cercato chiaramente un po' di appoggio sulla pedana, che ti riuscite a darlo, ho cercato ovviamente, ma cercare similitudini con altre moto è forzato. E allora, vista anche un po' la postura, a parte i piedi che sarebbero qua se fossero sull'altra versione, che non mi ricordo come si chiama, del K1600, ricordo che questa moto parte da 28,9, qualcosa del genere, e arriva a oltre 32, dipende da che optional mettete. Ma ragazzi, c'è tanta roba, è come un'automobile di lusso questa. Guardate comunque com'è dolce. Lo so, sono i primi gradi di angolo di piega, poi a tirarla sopra oltre i 30 sarebbe un altro discorso, un capitolo che purtroppo non abbiamo aperto, forse magari in una curva. Ragazzi, io più o meno vi ho detto tutto, è inutile che vi parlo ancora di questa moto. Il video si potrebbe anche, direi, concludere, perché vi ho già salutato credo 2 o 3 volte. Freno posteriore ben presente, buono. Mi piace la corsa un pochino lunga. Io direi che vi ho detto già tanto, per la prova che è stata ho detto già tanto. Poco freno motore, ma perché la sto usando, chiaramente io la frizione la sto usando pochissimo, sto usando tutto blipper e quick shift. Se vi piace andate a prenotarvi, che BMW è sempre molto disponibile per fare prove. Comunque ragazzi, la sto guidando, chi conosce Genova, giù da Apparizione, con una tranquillità. Sono soltanto tanto sudato perché non avete aria che vi arriva addosso, ma vi dico che la sto guidando veramente con tanta tranquillità, probabilmente anche più tranquillità del BMW, un lapsus freudiano, con più tranquillità della multistrada V4, proprio per questo motore che è un sogno, ragazzi. Il motore è un sogno, qualcosa di bellissimo, lo voglio mettere anche sulla macchina, cioè voglio questo 1600. Per Angie è tutto, iscrivetevi al canale ragazzi, veramente fatelo. Ciao!